Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video scopriremo insieme passo passo come realizzare questa pochette con chiusura clic-clac ed un punto super particolare. Un progetto borsa lavorato interamente in filato, tranne ovviamente la chiusura, ed eseguito con pochissimi materiali. Partiremo dalla creazione di un fondo rettangolare. Vedremo come, utilizzando i punti base dell'uncinetto, possiamo ottenere questa texture super particolare. E ovviamente tutti i passaggi fondamentali per cucire la chiusura clic-clac alla lavorazione all'uncinetto. La borsa presenta una larghezza complessiva di circa 31 cm qui nella sua parte più ampia, per un'altezza complessiva di circa 17 cm. State vedendo la borsa senza alcun supporto interno e senza imbottitura. La super rigidità di questo progetto è data dalla mia mano di lavorazione, ma soprattutto dal punto utilizzato. In questo caso il punto canestro doppio obliquo, un punto super compatto e che permette alla mia borsa di stare praticamente in piedi da sola. Tutti i materiali che vedremo insieme tra pochissimi secondi sono disponibili sul sito di Tessiland. Trovate tutte le informazioni nel box info subito sotto il video. E sempre sotto il video, se ne avete piacere, il pulsante per iscrivervi al mio canale e rimanere così sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Fatemi poi sapere se questo progetto sarà di vostro gradimento lasciando un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Chiusura pochette rettangolare in metallo. Sul sito di Tessiland la trovate come Clic-Clac Pochette 20x8. Le misure effettive della chiusura però sono queste: 20,8 cm per 6,5 cm circa. Filato tie sublime color rame. La rocca ha un peso di 200 grammi per una lunghezza di circa 280 metri. Consigliato uncinetto 3 oppure 4. Ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. Nel mio caso andrò ad utilizzare un uncinetto 3,5. Per cucire la chiusura alla lavorazione all'uncinetto andrò ad utilizzare del filo di nylon trasparente. Se non lo avete a disposizione potete utilizzare anche del filo da cucito, purché questo sia molto resistente. E ovviamente avremo bisogno di un ago e di un paio di forbici. La chiusura presenta una scanalatura con dei fori lungo tutto il suo perimetro, che ci consentiranno di cucirla alla lavorazione all'uncinetto. Dobbiamo prendere in considerazione al momento solamente lo spazio interno della chiusura, escludendo la scanalatura. Le misure interne della chiusura in questo caso sono 19 per 11 cm e il fondo che andremo a realizzare per il nostro progetto dovrà rimanere all'interno di questo spazio. Per eseguire il punto di lavorazione che avete visto nelle immagini di apertura, al termine del giro di perimetro del fondo dovremo avere come base un numero di maglie pari. Realizzato un cappio con il mio filo, vado ad avviare 16 catenelle. Queste 16 catenelle corrispondono a circa 9 cm, ma si tratta di una misura indicativa, poiché con i prossimi giri di lavorazione questi centimetri andranno ad aumentare. Completate le catenelle, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto, per un totale di 17 catenelle. Devo ora tornare indietro alla penultima catenella lavorata, la numero 16. Vi entro con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 16 punti bassi.
Lavorata l'ultima maglia bassa sull'ultima catenella disponibile, per cominciare un nuovo giro, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro e in tutti i giri successivi non dobbiamo fare altro che lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. Non essendoci aumenti o diminuzioni, al termine del giro avremo sempre lo stesso numero di maglie basse. Nel mio caso, essendo partita con 16 maglie basse, al termine di ogni giro avrò quindi 16 maglie basse. Il primo punto che dobbiamo lavorare è questo qui. Corrisponde all'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente. Vado quindi ad entrare nel punto e lavoro una maglia bassa. Proseguo poi con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare qui. Al termine del giro, per iniziare il successivo, dobbiamo sempre fare una catenella di supporto prima di voltare il lavoro. In questo modo, giro dopo giro, andremo ad ottenere un rettangolo formato da giri di lavorazione a punto basso. Proseguiamo quindi lavorando in questo modo a maglia bassa in giri di andata e ritorno fino ad ottenere un pannello rettangolare come questo. Ho lavorato un totale di 32 giri di lavorazione e il mio pannello ha raggiunto queste misure, 11 per 19 cm, esattamente le misure interne della mia chiusura cric-clac. E possiamo verificare tutto questo appoggiando direttamente il nostro fondo nello spazio interno della chiusura. Ci resta ora da eseguire il giro di perimetro del nostro fondo. Il giro di perimetro andrà a riempire lo spazio della scanalatura interna della nostra chiusura. Vedete che rimane libero dalla nostra lavorazione all'uncinetto. Completati quindi i miei 32 giri a punto basso, realizzo una catenella di supporto e volto il pannello. E come nei giri precedenti proseguo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, andiamo ad eseguire questa sequenza di punti. Lavoriamo una maglia bassa, una catenella di separazione e ruotiamo il pannello in modo da avere il lato lungo frontalmente davanti a noi. E nello stesso punto dove abbiamo appena eseguito una maglia bassa, ne andiamo a lavorare una seconda. Dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. Su questo lato, l'ultimo punto che dovremo lavorare, quello nell'angolo, sarà qui, tra il primo e il secondo giro di punto basso che abbiamo eseguito per il pannello. In questo punto dobbiamo ripetere la sequenza che abbiamo eseguito nell'angolo precedente. Vi entriamo e lavoriamo. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello e nello stesso punto una seconda maglia bassa. Abbiamo davanti a noi le catenelle con le quali abbiamo avviato il pannello. Non entriamo all'interno delle catenelle, ma scendiamo qui, alla base del punto basso, tra il primo e il secondo giro di lavorazione. Entriamo quindi nel punto successivo, prendiamo il filo, allunghiamo verso l'alto ed eseguiamo un punto basso. Procediamo in questo modo fino all'angolo opposto. Nell'ultimo punto disponibile ripetiamo la sequenza: maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello, maglia bassa nello stesso punto. Proseguiamo poi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare al quarto e ultimo angolo. Nell'angolo abbiamo già eseguito la prima maglia bassa, è quella con la quale abbiamo cominciato il giro di perimetro. Nello stesso punto lavoriamo la seconda maglia bassa
della nostra sequenza. Entriamo quindi nello stesso punto, maglia bassa. La catenella che manca per completare l'angolo e la lavorazione del perimetro la andiamo ad eseguire utilizzando un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e poniamo il filo su un ago. Ruotiamo il pannello così da avere di fronte a noi le maglie basse con le quali abbiamo cominciato il giro di perimetro. Con l'ago entriamo da dietro nella prima maglia bassa lavorata per il giro di perimetro. Passando sotto ad entrambe le costine, portiamo il filo verso di noi e torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa volta passando al centro tra le due costine che la compongono e portando così il filo sul retro del lavoro, filo che andiamo a bloccare al di sotto dei punti che abbiamo appena eseguito. Completato il giro di perimetro, il mio pannello ha raggiunto queste misure: 21 x 12 cm circa. Fatto un cappio a un nuovo filo, scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul nostro fondo. Io comincio sempre da uno dei due lati corti. Con l'uncinetto entriamo nella costa retro, quella più lontana rispetto a noi, del punto prescelto. In questo modo poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e blocchiamo. Ci spostiamo poi sul punto successivo. Anche in questo caso dobbiamo entrare sempre in costa retro. Prendiamo quindi la metà costina più lontana rispetto a noi, prendiamo il filo e andiamo ad eseguire un punto basso. Ripetiamo lo stesso passaggio per tutti i punti che ci si presentano, fino ad arrivare al termine del giro, senza aumenti e senza diminuzioni. Lavoriamo una maglia bassa sopra l'ultimo punto disponibile e andiamo a chiudere questo giro. Questo è il punto con il quale ci siamo agganciati con un nuovo filo. Accanto abbiamo la prima maglia bassa completa lavorata in costa retro. Entriamo sotto ad entrambe le costine e chiudiamo questo giro con un punto bassissimo. Da questo momento in poi proseguiamo la nostra lavorazione a spirale, quindi senza apertura o chiusura del giro. Con l'uncinetto andiamo a rientrare qui, nella stessa maglia nella quale abbiamo appena chiuso il giro con un punto bassissimo. Vi entriamo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Andiamo a segnare questa maglia con un marcatore. Questo marcatore ci indicherà sempre il primo punto di ogni giro. Proseguiamo lavorando una maglia bassa normale, quindi prendendo entrambe le costine, sopra ciascun punto che ci si presenta per tutto il giro. L'ultima maglia bassa che lavoreremo per questo giro sarà sopra la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Andiamo ora a rimuovere il nostro marcatore e cominciamo la nostra lavorazione con il punto canestro doppio obliquo. Questo è il primo punto del nostro giro. Non dobbiamo passare sotto ad entrambe le costine del nostro punto, ma scendere qui alla sua base, dove inizia a formarsi la V tipica del punto basso. Entriamo in questo punto, prendiamo il filo, alziamo il filo fino a raggiungere la stessa altezza della nostra lavorazione precedente ed eseguiamo quello che diventa il primo punto canestro del nostro giro. Sopra questo punto canestro andiamo a riposizionare il marcatore di inizio e fine giro e dobbiamo ora rientrare nello stesso punto di base per lavorare un secondo punto canestro. Quindi vado a rientrare qui nello stesso punto, prendo il filo, porto attraverso e allungo verso l'alto e chiudo il punto canestro.
Avendo lavorato 2 maglie nello stesso punto di base, abbiamo generato un aumento. Per non trovare dei punti in più lungo la nostra lavorazione, dobbiamo ora saltare la maglia successiva e ripetere questi passaggi nel punto seguente. Salto quindi il punto successivo, vado sul seguente, non entro sotto ad entrambe le costine, ma entro qui. Di fatto, tra il giro di maglia bassa in costa retro e il giro di maglia bassa normale che abbiamo lavorato. Prendo il filo e lavoro 1 e 2 punti canestro all'interno dello stesso punto di base. Salto il punto successivo, sul seguente ripeto gli stessi passaggi. Per una corretta esecuzione del punto, dopo ogni coppia di punti canestro dobbiamo sempre saltare il punto successivo. Proseguiamo in questo modo, ripetendo queste sequenze di punti fino a ritrovarci qui, davanti alla maglia segnata col nostro marcatore, che indica la fine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente dopo l'ultima coppia di punti canestro, ci resterà libera, ci avanzerà una maglia bassa, prima della maglia segnata col nostro marcatore. Andiamo a rimuovere il marcatore. I passaggi che vedremo in questo giro sono quelli che andremo poi a ripetere a spirale per tutto il corpo del nostro progetto. Guardiamo la prima coppia di punti che si presenta davanti a noi sulla sinistra, questi 2 punti canestro. Vedete che ciascun punto canestro forma una V allungata. Questa è la prima e questa è la seconda. Per eseguire il nostro punto dobbiamo prendere in considerazione, per ogni coppia di punti canestro, solamente il secondo, quello che si presenta sempre a sinistra. In particolare con il nostro uncinetto dobbiamo passare al centro dei 2 fili che compongono la V di questo punto canestro. Dobbiamo proprio passarvi al centro e attraverso la nostra lavorazione. Prendiamo il filo e andiamo a ripetere i passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Sopra questo punto canestro, il primo del nostro giro, riposizioniamo il marcatore. Passo quindi nuovamente qui al centro tra i fili che compongono il punto canestro sottostante, allungo e lavoro un secondo punto canestro. Questi passaggi li dobbiamo ripetere per tutto il giro. Consideriamo quindi la coppia di punti successiva. Questo è il primo punto canestro, questo è il secondo. Noi dobbiamo interessarci solamente del secondo. Quindi vi passiamo esattamente al centro, prendiamo il filo e lavoriamo 1 e 2 punti canestro in questo modo. Rivediamolo ancora una volta. Coppia di punti canestro, salto il primo, vado sul secondo, passo esattamente al centro del mio punto e lavoro 1 e 2 punti canestro in questo modo. Proseguiamo ripetendo questi passaggi fino ad arrivare al termine del nostro giro. Per i prossimi giri non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi. Lavorata l'ultima coppia di punti canestro, togliamo il marcatore, guardiamo la prossima coppia di punti canestro, andiamo sul secondo, al centro della V formata dal punto, prendiamo il filo e lavoriamo 1 e 2 punti canestro.
Sul primo dobbiamo sempre mettere il marcatore e continuare a ripetere a spirale questi passaggi. Il fatto di eseguire una lavorazione a spirale in questo caso non è un problema, perché lo scalino della nostra lavorazione rimarrà poi nascosto all'interno della nostra chiusura clic-clac. Proseguiamo quindi in questo modo, lavorando i nostri punti canestro, giro dopo giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza complessiva di circa 16 cm. Questa misura è a piacere, se desiderate la borsa più alta, non dovete far altro che continuare con i vostri giri di lavorazione. Lavorando il corpo avrete notato che il marcatore di inizio e fine giro si è spostato insieme a voi. Questo è assolutamente normale, perché quando cominciamo un nuovo giro ci spostiamo sempre un po' di più verso sinistra. Il mio marcatore infatti era al centro del lato corto, ora è qui sul lato lungo del mio progetto. Vediamo ora come completare la lavorazione del corpo e cucirlo alla nostra chiusura. Al termine del giro vado a rimuovere il marcatore, allungo la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Prendo il filo e lo pongo su un ago. Davanti a me ho una coppia di punti canestro. Salto il primo e vado sul secondo, passando da dietro sotto ad entrambe le costine che lo compongono, dall'interno della borsa verso l'esterno, e porto il filo con me. Torno poi indietro all'ultimo punto lavorato, questa volta passando però al centro tra le due costine che lo compongono, portando il filo dall'esterno della borsa verso l'interno. In questo modo andiamo a mimetizzare il più possibile il nostro scalino. Blocchiamo questo filo all'interno del corpo borsa sotto i punti che abbiamo appena lavorato. La nostra lavorazione all'uncinetto dovrà passare qui all'interno della scanalatura della nostra chiusura. I 4 angoli del rettangolo della nostra chiusura dovranno corrispondere ai 4 angoli del fondo rettangolare che abbiamo eseguito. Apriamo la chiusura e vi facciamo passare all'interno la nostra lavorazione. In questo modo facciamo combaciare l'angolo della chiusura con l'angolo del fondo. Per tenere bloccate insieme le due parti mi aiuto con delle pinzette per tessuto. Le trovate nella mia lista di consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni sotto il video. Sistemo la mia lavorazione all'uncinetto lungo tutto il perimetro della chiusura. Verificato che ciascun angolo nella parte superiore corrisponda a ciascun angolo nella parte inferiore, possiamo spingere la lavorazione all'uncinetto all'interno della chiusura. Possiamo farlo con un ago, con un bastoncino, con lo strumento che ci viene più congeniale, facendo attenzione a non rovinare il nostro filato. Ago e filo di nylon trasparente. Blocco il filo all'interno del lavoro vicino alla chiusura. Devo passare attraverso la lavorazione all'uncinetto e il foro presente sulla chiusura, contemporaneamente in questo modo, portando il filo dall'interno della borsa verso l'esterno. Mi sposto sul foro successivo, portando il filo dall'esterno della borsa verso l'interno e contemporaneamente passo attraverso la lavorazione all'uncinetto. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere lungo il perimetro. Dobbiamo procedere in questo modo dall'esterno all'interno della borsa e viceversa lungo tutto il perimetro superiore, passando attraverso tutti i fori presenti sulla chiusura. Per una cucitura super resistente vi consiglio di cucire in un verso e poi tornare indietro, cucendo quindi per 2 volte all'interno di tutti i fori. Completata la cucitura non ci resta che chiudere il nostro progetto ed ecco il progetto completo. Grazie a questo punto di lavorazione la borsa si mantiene molto rigida, sta tranquillamente in piedi da sola, quindi non ho sentito la necessità di inserire un supporto interno.
Abbiamo visto come con pochi passaggi possiamo ottenere una texture super particolare come questa. Questo video vi è stato di ispirazione, andrete a replicare questa borsa? Fatemelo sapere con un commento sotto il video. Vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato potete poi reperirli sul sito di Tessiland. L'elenco dei materiali e tutte le informazioni sempre nel box info sotto il video e sempre sotto il video, se ne avete piacere, potete trovare il pulsante per iscrivervi al mio canale e rimanere così aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Cercate poi altri modelli con chiusura clic-clac super particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube. Con questo nuovo modello vi saluto, vi auguro buona creatività e ci vediamo molto presto in una mia nuova pubblicazione.